tutti e bentornati su Lernamo. Una delle domande che ci viene posta più frequentemente sia sui nostri social sia durante le nostre lezioni private è: come funziona il sistema scolastico in Italia? Potrebbe sembrare un tema scontato, ma non è affatto così. Infatti, ogni sistema scolastico cambia a seconda del paese in cui ci si trova e per alcuni stranieri è davvero difficile riuscire a capire il funzionamento di quello italiano. Ma non temete, con il video di oggi cercherò di eliminare ogni vostro dubbio al riguardo. Ma prima, sigla! Prima di cominciare però devo fare una piccola premessa sulle scuole italiane. Dovete sapere che queste si dividono in pubbliche e private. Le prime sono finanziate dallo Stato, mentre le seconde si mantengono solo attraverso le rette, cioè le somme di denaro versate dagli studenti. Ad ogni modo, i programmi di entrambi questi tipi di scuola seguono direttamente le normative imposte dal MIUR, ossia il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Ma ora iniziamo sul serio con la divisione per gradi e la prima tappa è la scuola dell'infanzia. A seconda dell'età del bambino o della bambina, questa si divide a sua volta in asilo nido da 0 a 3 anni e scuola materna da 3 anni a 6 anni. In ogni caso, frequentare queste scuole non è obbligatorio, quindi sta ai genitori a seconda della loro disponibilità e dei loro impegni. Invece, a partire dai 6 e fino ai 16 anni di età, la scuola diventa obbligatoria per legge e quindi si entra nella cosiddetta scuola dell'obbligo, la cui prima tappa è la scuola primaria o elementare. Questa va dai 6 agli 11 anni, quindi in totale dura 5 anni. In questo periodo bambini e bambine imparano a leggere e a scrivere e anche qualche informazione di base su materie come storia, geografia, scienze, matematica, grammatica italiana, ginnastica. Da qualche anno è diventato poi obbligatorio l'insegnamento dell'informatica e della lingua inglese. C'è anche l'insegnamento della religione, però in realtà in molte scuole è facoltativo, quindi i genitori possono decidere se far seguire l'ora di religione ai loro figli oppure no. Segue poi la scuola secondaria di primo grado o scuola media. Questa va dagli 11 ai 13 anni, per un totale di 3 anni. Durante questo periodo gli alunni devono approfondire le materie che hanno già studiato durante la scuola elementare e alla fine di questi 3 anni devono sostenere l'esame di terza media, che consiste in una prova scritta di italiano, una di matematica e una di lingue, più una prova orale durante la quale gli studenti devono presentare alla commissione dei professori una tesina multidisciplinare e quindi un percorso su un argomento che comprenda tutte le materie. A seguire abbiamo la scuola secondaria di secondo grado o scuola superiore. Questa tappa va dai 14 ai 19 anni, per un totale di 5 anni, ma in realtà già a 16 anni gli studenti possono decidere se continuare a studiare oppure fermarsi. È importante sottolineare che se fino alle scuole medie i programmi di studio di tutti gli istituti seguono la norma del Ministero e quindi sono uguali dappertutto, con le scuole superiori invece si chiede agli studenti di fare una scelta a seconda delle loro preferenze, dei loro obiettivi, delle loro aspirazioni. Esistono infatti 3 tipi di scuole superiori: il liceo, dove si riceve un insegnamento più teorico e orientato al proseguimento degli studi all'università. Esistono diversi tipi di liceo in base alle materie che vengono particolarmente approfondite: liceo classico, latino, greco e italiano, scientifico, matematica, fisica e scienze, linguistico, inglese e lingue straniere, tecnologico, informatica, artistico, arte, musicale, musica. L'Istituto Tecnico Professionale, dove insieme alle nozioni teoriche si imparano anche delle abilità tecnico-pratiche, adatte per l'inserimento nel mondo del lavoro. E qui si va dall'economia all'agricoltura, alle professioni sanitarie, al turismo.
E infine c'è l'ITF o Istruzione e Formazione Professionale, in cui si apprendono competenze più pratiche di tipo professionale. Le professioni di questi istituti sono per esempio idraulico, elettricista, estetista, parrucchiere. E anche alla fine di questo percorso di studi bisogna sostenere un esame. Ahimè, una vita fatta di esami. Il temutissimo esame di maturità o esame di Stato, che fa paura alla maggior parte degli studenti e su cui hanno anche realizzato 2 film molto divertenti che vi consiglio di guardare. Notte prima degli esami, ambientato negli anni '80, e Notte prima degli esami, oggi, ambientato appunto al giorno d'oggi. Tra l'altro c'è anche una meravigliosa canzone di Antonello Venditti, colonna sonora del primo dei 2 film che vi ho menzionato, che si chiama appunto Notte prima degli esami e che vi consiglio di ascoltare. In ogni caso, questo temutissimo esame si compone di 3 parti scritte e una orale e il superamento di queste permette di ottenere il diploma di maturità, la cui valutazione va da un minimo di 60 a un massimo di 100 e lode e grazie al quale si può accedere all'università. E per concludere, appunto, abbiamo l'università, che si articola su 3 livelli. Primo ciclo, comunemente chiamato laurea triennale, che dura appunto 3 anni. È considerata il primo step nel mondo universitario. La scelta offerta dai vari atenei italiani è amplissima. Si va dalle facoltà scientifiche, matematica, fisica, astrofisica, chimica, a quelle umanistiche, lettere, filosofia, lingue, beni culturali, a quelle più tecniche, architettura, ingegneria, economia. Secondo ciclo, conosciuta come laurea magistrale o specialistica della durata di 2 anni. È il proseguimento quasi naturale di una triennale per garantire a chi la sceglie un grado di specializzazione appunto maggiore nel suo campo. Alcuni corsi, medicina, giurisprudenza, farmacia, ingegneria edile, architettura, invece sono definiti corsi di laurea a ciclo unico. Durano 5 anni, medicina 6, e sono una specie di fusione che include triennale e magistrale. Per accedervi è necessario il semplice diploma. Terzo ciclo, questo è per i più ambiziosi e include i master e i dottorati. I primi sono percorsi di studio generalmente brevi, creati per dare la possibilità a chi desidera di approfondire degli aspetti specifici riguardanti la disciplina studiata durante i primi 2 cicli. I dottorati invece sono più teorici, adatti a chi desidera costruirsi una carriera nel mondo accademico o lavorare nell'ambito della ricerca. Bene, ma ora fatemi sapere nei commenti come funziona il sistema scolastico nei vostri paesi. È uguale a quello italiano oppure no? E ovviamente non dimenticatevi di seguire l'Ernamo anche su Instagram, su Facebook e su Twitter per tanti contenuti extra. Noi ci rivedremo prestissimo. Ciao!